Dire di no al cane serve, dire di no al cane non serve, si può dire di no, non si può dire di no, assolutamente non bisogna dire di no al cane. Qual è la verità in tutta sta confusione? La verità è che la parola no di per sé non significa nulla di grave, è il come viene utilizzata questa parola. Ricordiamoci che il cane fa sempre associazioni e grazie alle associazioni capisce le parole. Andiamo fuori, prendo il guinzaglio, apro la porta, il tintinnio delle chiavi, si va fuori. Quindi il cane associa alla frase andiamo fuori che si va fuori, quindi capisce il concetto di andare fuori, non come una frase di cui si possa fare l'analisi grammaticale, semplicemente andiamo fuori diventa il segnale di un qualcosa che sta per succedere. Causa-effetto, il cane fa l'associazione e impara questa parola. Per quanto riguarda il no, innanzitutto dobbiamo capire come viene utilizzato questo no, perché generalmente si utilizza il no per sgridare e punire il cane, dando assolutamente per scontato che il cane capisca il concetto del no, cioè il senso compiuto della parola no. Quello che invece dobbiamo fare molta attenzione quando interagiamo col nostro cane è l'associazione che il cane fa ai nostri gesti, alle nostre parole e tutto quanto. Quando voi punite il vostro cane utilizzando il no, vi renderete conto che comunque il vostro cane inizia una specie di sfida nei vostri confronti in cui ostinatamente continua a fare quell'azione, un po' come per istigarvi, no? Questo è dovuto al fatto che il concetto del no non gli è stato spiegato, cioè voi non ottenete dicendo di no al cane che il cane smette per tutta la vita di fare quella cosa, ottenete invece che la fa sempre più di frequente, sistematicamente. Faccio degli esempi, libero il parco al cane quando ha piovuto e corre nella pozzanghera, tu urli no 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 e tutte le volte lo liberi, lui va nella pozzanghera no no no, quindi non serve, no? Capisci che dirgli di no non serve, al di là del fatto che sia eticamente corretto oppure no, quindi non serve perché vai lì, interagisci con lui, lui prova piacere nell'interagire con te e anche nel farti sclerare e quindi ottieni che questa tua interazione diventa più un rinforzo al suo comportamento perché ottiene che tu interagisci con lui o tu addirittura ti innervosisci, quindi ti mette alla prova e si innesca appunto un meccanismo di sfida che poi generalmente porta a un'escalation, quindi all'inizio è un poi diventa un no, poi diventa ma, poi diventa una sberla e poi diventa una pedata e poi che cosa è? E il cane alla fine verrà maltrattato senza capire mai il concetto del no, perché non gli viene spiegato. Ritorniamo al discorso associazione alla parola. Il cane non associa al no che non deve fare quella cosa. Lui associa al no che succede quel gioco della lotta, quel conflitto sociale, vedetela come volete, in cui alla fine la vince lui, perché voi gli date un divieto, lui lo infrange e riesce a infrangerlo, quindi il vostro no non ha nessun valore, quindi non gli state spiegando il concetto. Il concetto del no, che ripeto, non è sbagliata la parola del no. Se io, quando lui prende una schifezza da terra, prendo un Würstel, glielo sventolo sotto al naso e gli dico lascia, lui lascerà la cosa e quindi capirà il concetto del lascia. Il lascia è un no. Se io dico al mio cane lascia e lui lascia quell'oggetto, quello è un no. Se io dico al mio cane che sta andando in una direzione a cercare la palla, gli dico no e poi gli faccio vedere che la palla è nell'altra direzione, lui, come il cane delle mie cugine, capirà che no significa faccio la cosa opposta rispetto a quella che sto facendo. Stessa cosa, se io non voglio che lui faccia una cosa lì, posso decidere due strade: insegnargli il comando no e glielo insegno andando lì, distraendolo, dicendogli no e chiamandolo a me, premiandolo perché è venuto da me, oppure posso semplicemente, senza dirgli niente, attirarlo verso di me. La cosa importante quando volete dare un divieto al vostro cane è non dare importanza a questa cosa. Dicendogli di no e intervenendo state dando un rinforzo, quindi una conseguenza a una sua azione. La conseguenza al no deve essere che lui smette di fare quella cosa e viene da voi e voi ottenete questo tutte le volte. È chiaro il concetto? Il no, come il richiamo, non tirare, guarda che non ti fa nulla, non le capisce il cane queste cose, fanno semplicemente associazioni a quello che succede dopo. Quindi se voi gli dite no e poi lui appena vi distraete ritorna a fare quella cosa, il no non è un divieto. Ho preso questo
non voglio che tu lo prenda, ti dico no e tu non lo prendi perché io ho il controllo su questa cosa e quindi posso farti capire che il no è non becchi niente. Anche il basta è la stessa cosa, gioco con te, smetto di giocare e dico basta, poi però basta, non è che dopo un minuto riparto a giocare, se no il mio basta non ha senso. Quindi il no è il divieto, non lo si insegna punendo e sgridando il cane dicendogli no, no, no. Questa cosa qua non porta a nessun risultato.